Benvenuti sul canale di Shogi.cloud. In questo nuovo video osserveremo una partita vera tra professionisti. Nello specifico guarderemo la partita tra Yoshiharu Habu e Koji Tanigawa, una partita del 1997, la seconda della finale per il 55esimo torneo Meijin. Habu e Tanigawa sono due notissimi giocatori di shogi. Habu è l'attuale presidente della Nihon Shogi Renmei, incarico ricoperto anche da Tanigawa fino al 2017. Per gli appassionati di shogi questi nomi non necessitano di presentazione, ma comunque possiamo dare un'occhiata ai palmarès per rinfrescarci la memoria. È impressionante l'elenco dei titoli vinti dai due giocatori. Habu ha vinto 99 titoli, Tanigawa ne ha vinti 27. Passiamo quindi alla partita. Osserviamo in basso Habu, che gioca quindi come Sente, e in alto Tanigawa come Gote. Guardiamo le prime 4 mosse dei giocatori. Sente apre la diagonale del Kakugyo con Fuyo 7-6, risponde Gote con Fuyo 8-4, Sente difende il Kakugyo con Kinsho 7-8 e prosegue l'attacco il Gote con Fuyo 8-5. A mossa 8 possiamo osservare che Gote attacca la casella 8-6 con Fuyo e il supporto di Isha, mentre Sente la difende con Kakugyo e Fuyo. Lungo la diagonale maggiore si è creata tensione e i due Kakugyo si minacciano reciprocamente. Probabilmente la partita proseguirà con un Kakugawari, ovvero uno scambio dei Kakugyo. Osserviamo la situazione a mossa 13. I due giocatori hanno rinforzato la linea dei Fuyo con i propri Ginsho e Tanigawa ha dato via al Kakugawari, cioè lo scambio dei Kakugyo. Tanigawa cattura Kakugyo in 7-7, promuove Ariume. Habu cattura Ryume con Ginsho e ricrea la difesa sulla casella 8-6. A mossa 24 l'attenzione dei giocatori è rivolta maggiormente verso il centro dello Shogiban. I due giocatori hanno aperto dei varchi nella linea dei Fuyo per far passare i Ginsho. Ginsho 3-3 e Ginsho 7-7 hanno però un incarico aggiuntivo. Tutte e due devono difendere la casella in testa al Fuyo nella colonna 2 e nella colonna 8. Fatto non trascurabile è che il Fuyo d'attacco di Habu è ancora in riga 6, mentre il Fuyo d'attacco di Tanigawa è già in riga 5. A mossa 25 Habu completa il Kabuto Gakoi. È un castello, quindi una struttura difensiva, creata con 3 generali, 2 Kinsho ai fianchi di Gyokusho e un Ginsho in testa al Kinsho di sinistra. A sinistra il Gakoi è meglio strutturato come difesa perché c'è un parziale collegamento tra il Kinsho e il Ginsho, a destra invece il Kinsho è difeso solo ed esclusivamente da Gyokusho.
Effettivamente, in questo specifico caso, il Ginsho 4-7 contribuisce alla difesa del Kinsho in 5-8, ma di norma il Kabuto Gakoi non prevede l'uso del Ginsho a destra del Kinsho. A mossa 28, Tanigawa adotta la tattica Koshi Kakegin per controllare il centro dello Shogiban. A mossa 35 si giunge dopo la semplificazione di una situazione piuttosto complessa, dove Tanigawa contrapponeva due Ginsho al Ginsho di Abu. A mossa 35, i punti caldi sullo Shogiban sono principalmente la casella 4-6, obiettivo del Ginsho di Tanigawa, e la casella 6-3, obiettivo di promozione per il Kakugyo di Abu a Ryume. Non bisogna trascurare le caselle 8-6, 2-4 e 6-6, possibili obiettivi di attacchi secondari. A mossa 39, 3 dei 4 obiettivi indicati precedentemente sono stati attaccati sia da Tanigawa che da Abu. A mossa 45, anche il quarto obiettivo in colonna 8 è stato attaccato, ma l'attenzione si sposta sulle righe sulle colonne centrali, dove Ryume scende lungo la colonna 6 e Tanigawa rafforza la propria posizione col paracadutaggio di un Ginsho e il rinforzo di Keima in 3-3. A mossa 48 la tensione sullo Shogiban è nuovamente alta. Il Fuyo in 3-7 è attaccato da Tanigawa con un Ginsho e un Keima e protetto da Abu con Ginsho e Keima. Abu può attaccare anche in colonna 2 il Fuyo 2-4 e il paracadutaggio di Tanigawa in 9-2 del Kakugyo crea tensione per un possibile scambio tra il Kakugyo di Tanigawa, appunto, e il Ryume di Abu. A mossa 53 si sono risolte alcune tensioni. Se ne sono create però di nuove. La casella 3-7 è sempre minacciata da Ginsho e Keima di Tanigawa, ma Isha, che è dovuta arretrare in colonna 2, ora minaccia Keima 4-5, che è rimasto indifeso. A mossa 57 osserviamo che Tanigawa ha temporaneamente sventato l'attacco di Isha su Keima, arretrando Ginsho in 3-5, ponendosi quindi tra Isha e Keima, ma tenendo il Ginsho protetto dal Fuyo, e successivamente arretrando Ginsho in 4-4 a supporto appunto del Keima. A mossa 62 osserviamo che l'offensiva di Tanigawa in colonna 8 è stata nuovamente arginata da Abu, ma Tanigawa torna all'attacco per le vie centrali dello Shogiban con il paracadutaggio di Kakugyo in 3-7 e conseguente minaccia a Kyosha in 1-9. A mossa 66 la tensione è alle stelle. Kyosha minaccia Isha lungo la colonna 2. Isha ha una sola casella di fuga sicura in 4-5, ma è una fuga temporanea perché prima o poi verrebbe circondata e catturata. Può catturare Ginsho in 5-5, ma questo Ginsho è protetto da Ryume in 1-9.
A mossa 74 la situazione non si è semplificata. Il paracadutaggio di Kakugyo in 2-2 e lo spostamento di Kinsho in 5-4 porta ad un possibile scambio tra il Kakugyo e il Ryume in 5-5. Dopo lo scambio Kakugyo per Ryume, Abu ha la possibilità di paracadutare in rapida successione due Ginsho, il primo in 4-4, il secondo in testa al precedente in 4-3. Nonostante manchino almeno 30 mosse ad un possibile scacco matto, Tanigawa calcola che non può più difendere il proprio Osho e quindi concede la vittoria ad Abu. In questa pagina troviamo qualche informazione aggiuntiva rispetto al Kabuto Gakoi. A sinistra vediamo come si scrive, Kabuto con 3 caratteri katakana, Gakoi con un kanji e un hiragana. Vediamo il significato, Kabuto Gakoi. Gakoi è il castello, Kabuto è elmetto. L'uso è per partite a Igisha, cioè torre statica contro torre statica, e nello specifico Kakugawari, cioè con scambio di Kakugyo. Se andiamo a vedere lo schema, possiamo osservare che è preferibile utilizzarlo in contrasto a degli attacchi frontali piuttosto che laterali. La linea dei Fuyo è ben protetta dai Kinsho e dal Ginsho. Lateralmente si salva la parte sinistra dove le caselle 8-8 sono protette da Ginsho e Kinsho e la 9-8 è protetta da Kyosha, mentre il lato destro e la riga 9 sono difese in modo meno soddisfacenti perché Kinsho non è collegato agli altri generali, ma è difeso solo e soltanto da Gyokusho. A fondo pagina alcune considerazioni sulla resistenza verticale, preferibile a quella orizzontale, la velocità, cioè 7 mosse indisturbate per realizzare questo Gakoi, meno 5 riferito alla compattezza perché ci sono 5 caselle all'interno del perimetro del Gakoi che possono essere utilizzate per dei paracadutaggi. Per chi volesse studiare questo Gakoi, se va sul link riferito al codice SFEN, basta cliccare e si aprirà la pagina di Lishogi con lo schema del Gakoi, del Kabuto Gakoi. Un saluto a tutti e arrivederci al prossimo video.